Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora Fabrizio, che cosa c'è sotto i dialoghi? C'è un gran bel problema da risolvere. Ci sono gioie e dolori. Sì, più dolori tendenzialmente, perché io l'ho detto in tanti video, i dialoghi sono la parte per me più difficile da musicare, perché un attimo pestare i piedi al dialogo. Esatto. E la prima cosa che un compositore non deve fare è uccidere il dialogo. Se vuoi continuare a fare il film. Se vuoi continuare a fare questo lavoro, ecco, perché altrimenti poi non ti chiamano più. Poi, se arrivi in fondo, se hai trattato il dialogo bene, se il dialogo ti ha voluto bene e tu hai voluto bene a lui, forse vinci anche un Oscar. E allora... in certi casi. E allora lì sono gioie. Abbiamo individuato 6 comandamenti, li abbiamo chiamati in maniera un po' pretenziosa, 6 comandamenti di cose da fare e da non fare, evidentemente, sotto i dialoghi. Partiamo? Dalla prima. Allora, la prima cosa ovviamente è fare molta attenzione ai voice over, cioè alle voci fuori campo, perché il problema della musica sul dialogo è che ovviamente non dobbiamo né distogliere l'attenzione, ma ne parliamo in un altro punto, né ovviamente non far percepire quello che gli attori stanno dicendo. Una musica sbagliata può invece pestare i piedi in questo senso al dialogo. Se però questa cosa è vera sui dialoghi normali in cui si vede due persone che parlano, la voce fuori campo non abbiamo neanche il supporto di vedere il labiale. Precisamente. Quindi la comprensione è ancora più difficile, quindi massima attenzione. Allora, ne parliamo un po' andando a scorrere questi comandamenti. Il cervello utilizza delle risorse. Quando gli arriva un flusso, degli input, un flusso da decodificare, utilizza delle risorse, no? Come la CPU del computer. Per non farlo surriscaldare, bisogna gestire un range di risorse abbastanza limitato. Quando noi diciamo attenzione alle linee, a sviluppare le linee non troppe, perché troppe linee impegnano il cervello e fanno rendere quella musica troppo impegnativa, sgradevole, o quantomeno una musica che richiederebbe un'attenzione assoluta. No? La famosa musica assoluta è assoluta proprio nel senso che il cervello si deve concentrare solo su quello. Qui invece la decodifica di un flusso dove c'è un parlato che, come dicevi poco fa, non è visivamente ancorato e quindi alleggerito nella sua comprensione dal movimento del labiale, dal movimento delle labbra, ancora di più necessita di accortezza, attenzione e di non andare a ingolfare quelle risorse che il cervello impegna per prestare attenzione a quello che sta dicendo la voce. E arriviamo al secondo comandamento. Le texture, ovvero quei complessi sonori che derivano dall'interazione di diverse linee affidate a diversi strumenti, che possono anche derivare in quelli che in gergo si chiamano pad, no? Quindi i agglomerati sonori anche magari non particolarmente definiti. Certo. Anche addirittura droni, si chiamano anche droni. L'abbiamo visto anche in Arrival. Esatto. Le texture ci liberano dal rischio di catturare magari indirettamente eccessiva attenzione, le famose risorse cognitive, la CPU, eccetera, se la musica è ricca di accenti, se è ricca di elementi ritmici discontinui. Ricordiamo che il cervello basa la decodifica anche sulla quantità di disordine nel flusso, quindi un grado di disordine basso, ovvero un'alta prevedibilità, un ritmo costante, accenti scarsi che si propongono quantomeno in maniera regolare durante il percorso del flusso musicale, impegnano meno il cervello, perché il cervello ha una prevedibilità che lo tranquillizza, dice ok, questo pattern l'ho acquisito e quindi posso prestare attenzione a qualcos'altro che è meno prevedibile. Non per niente, nella situazione più diffusa, anche se più bassa dal punto di vista dell'interesse musicale, cioè immaginate quella di una soap opera, dove ci sono lunghi dialoghi. Cosa c'è sotto questi dialoghi? Questi accordoni, questi pad, queste fasce si chiamano, movimenti di accordi che spostano il meno possibile l'attenzione. Questa dal punto di vista artistico è ovviamente la cosa più basica e anche più bassa, senza dubbio, però molte volte può servire magari per portare a casa una scena difficile o in poco tempo, se non c'è il tempo di andare a cercare un'idea particolarmente originale. Queste soluzioni, le fasce, quindi gruppi di accordi
omogenei che si muovano poco portano a casa il risultato. Naturalmente non fanno di te un fuoriclasse. Non entrerai nella storia, della musica da film. Certo. Come invece magari sono entrati tanti grandi compositori che hanno saputo, e noi l'abbiamo visto in diverse occasioni, abbiamo sfiorato questo argomento in diverse occasioni, hanno saputo inserire nel loro discorso musicale, sotto il dialogo, una creatività, un'inventiva, una comunicazione, uno scenario, mondi, anche con organici molto ricchi. Basti pensare a John Williams, una delle nostre prime puntate, certo, aveva il dialogo nell'elicottero con sotto in fondo un'orchestrazione veramente ricca, no? certo, Però gestita in maniera sapiente sia nella scelta di quali timbri far interagire tra di loro mentre i personaggi parlano, oppure, come nel caso di Thomas Newman, andando sempre a lavorare su quella indefinizione, su quell'essere sempre indeterminatezza, indeterminati, certo, un po' obliqui, certo, no? Che è il suo trademark, se certo, vogliamo, che poi vedremo anche più avanti in un'analisi molto particolare, andando quindi nel caso di Thomas Newman a non forzare sul materiale armonico, in questo caso le terze. Thomas Newman usa tantissimo le quinte vuote senza la terza, e usa anche una scarsa indicazione di tonalità, o magari mette un qualcosa che ti fa pensare a un certo ambito tonale nell'armonia e poi invece la melodia esatto, va su altre, ti porta in un altro, però sempre con elementi molto semplici, non sì, che vanno a ridondare, appunto le famose linee che il nostro cervello prende indirettamente nell'ascolto del film, del dialogo più musica, sono comunque linee decisive ma non eccessive, ok? Ecco, in queste famose fasce bisogna cercare di evitare degli accordi, diciamo così, troppo netti. Detto in altra maniera, se fate un primo grado, quarto, primo, quinto, primo, di accordi completi, non otterrete un risultato. Quello che ci serve sono gli accordi abbastanza indefiniti. Il classico accordo che si può usare è o fare, come suggerisce Fabrizio, togliendo la terza, quindi lasciare l'accordo indeterminato, oppure l'altra cosa che si può fare è magari aggiungere una nona, quindi l'accordo maggiore con l'aggiunta della nona senza la settima ammorbidisce un po' la texture. E qui arriviamo anche a un punto molto importante. Abbiamo detto John Williams, che anche lui riesce a essere molto indefinito. La ricchezza di John Williams è quella di spaziare molto con i timbri, spaziare molto attorno a un centro che non viene mai dichiarato, sebbene ci sia, però in un modo che noi non riusciamo a cogliere subito in maniera evidente, perché è toccato da incroci di linee, però con un utilizzo di strumenti che fa attenzione a un altro elemento fondamentale, che è il terzo comandamento. Il terzo comandamento riguarda la singola voce di ognuno di noi. Anche se può sembrare strano, la nostra voce ha una sua tonalità. Non ovviamente tonalità in senso musicale, però ha un certo range. Ovviamente se pensate, non so, alla voce di Bud Spencer, viene in mente un vocione basso di un uomo grosso. Ecco, tutti noi abbiamo questa sorta di tonalità nella voce. Ora, quando si va a musicare un dialogo, è fondamentale non andare a pestare i piedi a questo range. E questo come lo si fa? Lo si fa evitando quegli strumenti che possono appunto dar fastidio a quella voce. Tanto per fare un esempio, appunto abbiamo parlato di Bud Spencer, non sarebbe stato efficace in un dialogo con lui utilizzare il fagotto nella parte bassa, perché le due cose sarebbero state ridondanti. Come ci chiedono spesso, qual è il microfono più bello? E l'abbiamo, andatela a vedere, anzi mettiamo qua sopra, qua sopra. Nella puntata dei microfoni andiamo proprio a specificare che non esiste il microfono più bello, dipende dal timbro, certo, a cui si accoppia. Certo. Allo stesso modo, qui noi, se abbiamo una voce molto sottile, molto chiara, molto squillante, allora potremo usare, magari con anche una buona efficacia, i timbri del registro più basso, il fagotto, il clarinetto basso, ma altrimenti viceversa andrà a combattere con una modalità che è quella del mascheramento, che è una modalità con cui il nostro cervello opera una selezione in base alla quale nello stesso range di frequenze prende l'elemento più forte. Quindi se tante cose combattono nello stesso range di frequenze, o fanno confusione o comunque il nostro cervello tende
a togliere, ad abbassarle, a isolare quella più forte. Quindi è inutile andare a combattere nello stesso range. E allora cosa si può utilizzare? Si può utilizzare anche il taglio delle frequenze. Io tendo molto spesso a tagliare le frequenze alte del pianoforte. Questo mi rende un po' più scarno, un po' più ovattato il pianoforte, ma comunque ricco, perché uno strumento vero è ricco Gli armonici, di frequenze, eccetera, che quindi riesce a coesistere molto meglio con la voce. Quarto comandamento. Gli accenti e i soli appartengono sempre a quel gruppo di elementi entropici che il nostro cervello tende ad andare a scovare come un cercamine. No, immaginiamo di fare così. Le persone inizieranno a seguire il dito, certo, perché il dito, oltre ad essere davanti, poi è anche molto poco prevedibile. Dove andrà questo dito? Di là, di qua, di là. E quindi gli accenti sono come un dito che passa davanti. Ecco quindi che un'eccessiva accentazione ritmica distrae. Così come abbiamo detto, distraggono anche i soli, perché ovviamente lì il cervello, se sente una frase importante da uno strumento, andrà ad ascoltarlo e quindi sottrarrà attenzione al dialogo. Ovviamente prendiamo sempre queste regole con grano salis. Questo non vi stiamo dicendo che non sia possibile utilizzare un assolo all'interno di un dialogo. Vi stiamo dicendo però che è meglio utilizzarlo, a meno che magari una frase o di un frammento tematico non riporti, in base a quello che l'attore sta dicendo, a qualcos'altro che è successo nel film. Allora, ma questo è un altro discorso, no? Però come regola generale evitate gli assoli. E Alex North, lui diceva di prestare molta attenzione ad esempio ai timbri a cui affidava gli assoli, preferiva ad esempio il flauto contralto o il pianoforte con poche note, da trattare però nel mix del film, un pochino più delicatamente rispetto al normale, ovvero tenerli un po' più bassi, del normale. Questo è un altro aspetto molto importante, quello del mix, ed è questa la ragione per cui il compositore dovrebbe sempre essere presente al mix. Certo, uno potrebbe anche dire: ma sì, fate Vobis. Mi raccontava Marco Stressoni di una colonna sonora che aveva fatto con Fiorenzo Carpi, e finiscono di registrare. A un certo punto Carpi dice: bene signori, arrivederci. Dice: maestro, dobbiamo iniziare a fare il messaggio. Io ho fatto il mio lavoro, adesso voi fate il vostro. Bene, Fiorenzo Carpi se lo poteva permettere, erano anche altri tempi. Oggi è bene che il compositore sia ben presente, anche perché poi molte volte ti fanno anche delle cose che tu non gradisci, e lo vediamo anche in uno dei punti successivi. Piccola nota: Alex North non utilizzava soli di tromba sotto i dialoghi, ovviamente. E arriviamo al quinto comandamento. Evitare gli estremi. Gli estremi fanno male nell'esistenza, fanno male anche sotto i dialoghi. Cioè, cosa vuol dire gli estremi? Che sarebbe bene nei dialoghi non utilizzare gli strumenti o troppo acuti, immaginate l'ottavino, o troppo bassi, il clarinetto basso, il contrabbasso, il controfagotto e così via. Quali sono gli strumenti che funzionano meglio? Mediamente gli archi, sicuramente, corno inglese, sicuramente, l'oboe nella sua prima ottava, insomma evitare ovviamente il registro alto, e i corni, che hanno questa meravigliosa capacità anche di legare insieme il suono dell'orchestra. Una semplice nota tenuta di un corno può legare meravigliosamente una sequenza di accordi, no? Infatti molti grandi fonici di mix dicono di preferire molto la tessitura dei corni timbrica sotto il dialogo, perché efficace, morbida. Infatti è in quel range che va proprio a insistere subito sotto la parte centrale della voce umana a livello di frequenze, e quindi crea veramente una complementarietà notevole e molto molto efficace. E a proposito di complementarietà, diciamo che l'ideale sarebbe non scrivere sopra il dialogo, ma scrivere attorno al dialogo. Qual è la differenza? Innanzitutto appunto di non sovrastare, l'abbiamo detto 1000 volte, ma anche di sfruttare gli spazi di pausa tra una frase e l'altra. Ecco, in quegli spazi possiamo, sempre con intelligenza e con gusto, non piazzateci un colpo di trombone nel punto in cui nessuno sta parlando. Intelligenza non artificiale. Ecco, usiamola, ce l'abbiamo. Ecco, però in quegli spazi possiamo andare a lavorare e a riempire anche con qualcosa di un po' più corposo, ma ripeto, sempre con intelligenza e gusto. Sesto e ultimo comandamento.
Non eccedere, quindi. L'abbiamo detto in diverse occasioni, durante le analisi si vede sempre una razionalità nell'uso delle risorse timbriche, melodiche e armoniche che abbiamo a disposizione. L'abbiamo già accennato all'inizio, il cervello è un processore che decodifica un flusso, dobbiamo rendere questa decodifica molto finalizzata a quello che si sta andando a descrivere. In questo caso il dialogo, la decodifica deve essere quella di supportare sempre il dialogo e quindi di non eccedere con tutti quegli elementi che alla fine noi inevitabilmente organizziamo e diamo al fonico di mix nella sala mix con il missaggio, l'esportazione del missaggio finale della nostra musica, che avviene ovviamente sia in forma completa, il brano classico, quello che il compositore Vito Lorè dice questo è il brano, ok, adesso mixatelo, ma che spesso viene anche fornita con una suddivisione di stem, ovvero di diverse esportazioni di gruppi che vanno a raccogliere diversi strumenti, in un certo senso a separare, a dividere quel mix unico in diverse componenti, perché il fonico di mix alla bisogna potrà ragionare in termini organici, non solo riferiti alla musica, certo, che magari Vito Lorè o Fabrizio Campanelli hanno scritto egregiamente, ed è bellissima, ma quella musica convivrà con un dialogo e anche con effetti sonori, rumori d'ambiente, certo, tutto un complesso sonoro che probabilmente obbligherà il fonico di mix a operare una sorta di remissaggio della musica, perché magari la presenza di un rumore d'ambiente, di qualche effetto, porterà inevitabilmente il fonico di mix a dover cercare di abbassare magari un solo o degli strumenti, il piano forte magari più alto rispetto a quella che era la chitarra. Ecco perché si forniscono, oltre i mix completi, gli stem, anche i famosi stem. Poi un giorno magari potremmo fare una puntata su i rischi di cedere gli stem, anche l'edizione, insomma magari ne parliamo in un altro video. Allora, questi erano i 6 comandamenti. Poi c'è uno che aggiungo io, bonus, sì, extra, e cioè non cedete facilmente alla tentazione che hanno certi registi di musicare per forza tutto, perché su certi dialoghi la cosa migliore sarebbe forse non mettere musica. Il problema è che in molti casi i registi hanno magari paura del silenzio, o in altri casi ti chiedono il famoso aiutino, convinti che una performance magari discutibile, non del tutto riuscita, perfettibile dell'attore, possa magicamente trasformarsi in una specie da Oscar grazie alla musica. Tenete presente che in certi casi su un dialogo la scelta musicale migliore può essere quella di non mettere la musica. Ma noi abbiamo fatto tutti i nostri bei ragionamenti, quindi adesso siamo pronti a fare tutti i dialoghi dei film da Oscar, di vincere il prossimo BAFTA per la colonna sonora. Abbiamo bene in testa stampati i fantastici comandamenti. E poi cosa arriva? Una bella canzone scelta dal distributore o dal produttore, che se ne frega totalmente dei timbri, il range vocale, ecco. Boom, piazzata lì, ecco. con la voce sotto il dialoghi, ok, senti bella la voce cantata, ipercompressa, cioè come il pop di oggi, no? Esatto. E quindi tutto quello che abbiamo detto se ne va assolutamente a farsi benedire. Bene, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, se secondo voi c'è qualche altra dinamica che avrebbe potuto essere approfondita, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.